Certa gente si chiederà perché stai facendo un video su Five Nights at Freddy's? Io risponderò perché mi va. Altra gente si chiederà cos'è Five Nights at Freddy's e io risponderò, anzi lascia perdere, nessuno si farà questa domanda, pure mia madre sa cos'è FNAF. È quel gioco dove sei fermo e tipo escono i mostri che fanno ah. E nel 2014 i bambini ne erano ossessionati. Io ero uno di quei bambini scemi. Eppure non era un capolavoro, perché piaceva a così tanta gente? Sexy baby, sexy mommy. Quando ho detto che il gameplay è stare fermo, non esageravo, è seriamente tutto così. Devi stare fermo ed evitare di essere ucciso. Puoi solo chiudere e aprire delle porte. Non puoi tenerle sempre aperte perché non vuoi che i cattivoni entrino nella tua stanza, ma tenere le porte chiuse consuma batteria. Usare troppo e la partita finisce lì. La difficoltà del gioco sta quindi nel capire quando è una buona idea chiuderle e quando le dovresti tenere aperte, quindi resistere alla tentazione di tenerle chiuse per stare al sicuro. Il concept è così semplice che chiunque lo può spiegare a chiunque. Inoltre era molto diverso da ogni altro gioco uscito fino ad allora, quindi non solo era un concetto semplice da capire, ma era anche una novità. Infine, essendo un gioco horror, può permettersi più o meno di non essere l'esperienza più divertente al mondo e farla franca. Una cosa che mi è sempre piaciuta di FNAF è che i jumpscare ci sono solo se perdi, quindi non sono tanto sleali, sono solo un motivo in più per il quale dovresti avere paura di fare qualcosa di sbagliato e perdere. Penso che sia una cosa interessante, ma se sei una persona coraggiosa e non ti senti spaventato, questa è probabilmente la roba più noiosa del mondo. Sì, sto qui a guardarmi in giro. Ok, sì. Ho vinto. Bene. Vedi nel parchetto spaccio cocaina. La trama di FNAF è piuttosto semplice, vero? No! Scott Cawthon ha fatto una trama piuttosto interessante e l'ha sparsa negli angoli più occulti di tutti i giochi di questa serie. In FNAF 2 cominciano a comparire dei minigiochi in stile videogioco vecchio perso. Ciascuno di questi giochi rivela un pochino di più sulla backstory di FNAF. Su FNAF 3 anche queste piccole sequenze di gioco sono nascoste, quindi i dettagli della trama di FNAF erano segreti di segreti. Ormai la trama di questa serie è piuttosto conosciuta e si trova facilmente su internet, ma quando questi giochi erano usciti, capire una qualsiasi cavolo di cosa era un casino. Sentite quei suoni? Sono suoni spaventosi per rendere l'atmosfera più horror, no? Certo che no, sono delle lettere che fanno uno spelling, cretino. Guarda quel muro, è un muro? No, devi fare finta che sia una minchia di tastierino numerico dove devi mettere il codice 39524, venire teletrasportato in un minigioco dove devi clippare per tipo 5 minuti in una direzione molto precisa navigando per delle stanze identiche così puoi dare una torta a un bambino che piange. Wow, ora capisco tutta la trama molto bene, grazie Scott. Yo bella zii, sono io, Francolino Pisellino, qui per giocare a Five Nights at Freddy's. Siamo qui. Questo gioco me l'avete... Ma vai a cagare te. Dicevo raga, questo gioco me l'avete consigliato in tanti e penso che sarà bello. Io mi sono fatto tante ricerche su questo gioco, su tutti i nomi dei personaggi. Vedete questo qui, questo si chiama Gianluca. Non penso ci sia bisogno di spiegarlo, ma gli youtuber hanno dato tutta la pubblicità del mondo a questo gioco. Five Nights at Freddy's era ovunque, fra MatPat che studiava ogni stupido segreto nascosto per capire il 2% in più della trama, Markiplier che era semplicemente esilarante, animazioni su Filmmaker e le canzoni di Living Tombstone che erano non ironicamente fantastiche. El ritmo che se siente sabroso come jugo de manzana. Inoltre, i design dei personaggi del gioco sono abbastanza apprezzabili e memorabili, dai. Tutti avevano un animatronic preferito, anche se Foxy era il preferito del 90% della popolazione universale. Infatti, se il tuo preferito era Foxy, probabilmente sei noioso e coglione. Ok, in poche parole, FNAF si è pubblicizzato da solo ed è diventato un fenomeno allucinante, incredibile, sgravato o esagerato. Ma ora come sta? Beh, purtroppo ha perso popolarità e Scott è andato in bancarotta.
Nah, scherzo, in realtà è ancora una bestia. Sta per uscire un remake non ufficiale del primo gioco, praticamente tutti i giochi della saga sono stati portati nella realtà virtuale, cosa perfetta per un gioco dove stai fermo in una stanza tutto il tempo. C'è un gioco in realtà aumentata per telefono che fa cagare. Deve anche uscire un nuovo gioco per la PlayStation. Non penso che nessuno abbia mai chiesto una cosa tipo questa, ma sono felice che esista. Io non ho più 13 anni, sono grande e maturo. Ok, solo grande. Ma la mia opinione attuale sui giochi di FNAF è che non sono molto belli. Oggettivamente almeno. Sembrano essere una noia da giocare, ma se devo essere onesto, li amo comunque. Ero così fissato con questa serie 6 anni fa che non posso semplicemente dimenticarmi di quanto fosse importante per me. Non è niente di fantastico, eppure non vedo l'ora di vedere come e quale sarà la prossima mossa di Scott.